Vi siete mai chiesti perché alcune persone sono più estroverse di altre? O perché alcune persone sembrano essere più organizzate e responsabili? Lo studio della personalità cerca di rispondere a queste e altre domande. La personalità è un argomento affascinante e complesso che ha catturato l'interesse di psicologi, dirigenti d'azienda ed educatori. Una teoria popolare della personalità è la teoria dei Big Five. Questa teoria propone l'esistenza di 5 grandi dimensioni della personalità. Ognuna di queste dimensioni rappresenta un aspetto diverso della personalità e può aiutarci a capire perché le persone si comportano nel modo in cui si comportano. La comprensione della personalità non è solo interessante, ma ha anche applicazioni pratiche in campi come la psicologia, gli affari e l'istruzione. Segui il video fino alla fine per scoprire un affascinante aspetto della psicologia e ricordati di iscriverti al canale per non perdere i prossimi video. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, io sono Jacopo, studente appassionato di psicologia, desideroso di divulgare in modo semplice e chiaro i molti aspetti affascinanti di questa disciplina. Venite quindi con me a scoprire i segreti della nostra mente. Prima di vedere cosa dice la teoria dei Big Five, è importante comprendere che cos'è la personalità. Oggi si concorda su una definizione di personalità come una modalità strutturata, abbastanza stabile, di pensiero, di sentimento, comportamento, motivazione e di affetti che caratterizza il tipo di adattamento della persona, lo stile di vita e che è il risultato in parte di fattori temperamentali e in parte da esperienze sociali e culturali che la persona ha avuto. Per personalità si intende quindi l'insieme unico di tratti, comportamenti e modelli che definiscono un individuo. Comprende tutto, dal modo in cui pensiamo e sentiamo al modo in cui interagiamo con gli altri e ci muoviamo nel mondo che ci circonda. La comprensione della personalità è importante perché può aiutare a capire meglio noi stessi, le nostre relazioni e il mondo in generale. Per esempio, studiando la personalità, i ricercatori sono riusciti a identificare alcuni tratti che sono associati al successo in diversi campi, come gli affari o lo sport. Inoltre, la comprensione della personalità può aiutarci a migliorare le nostre capacità di comunicazione e a costruire relazioni più forti con gli altri. È bene sottolineare, però, come la personalità, nonostante sia qualcosa di stabile e continuativo, non è né fissa né immutabile, perché si evolve nel corso della vita. Vediamo ora cosa dice la teoria dei Big Five. La teoria della personalità dei Big Five, nota anche come Five Factor Model, è una teoria ampiamente accettata nel campo della psicologia che cerca di descrivere e classificare i tratti della personalità. Si basa sull'idea che la personalità può essere descritta utilizzando 5 ampie dimensioni o fattori. La storia di questa teoria può essere fatta risalire alla metà del XX secolo, quando i ricercatori iniziarono a esplorare modi per classificare e misurare i tratti della personalità. Negli anni 30 lo psicologo Allport identificò più di 4.000 parole in lingua inglese che descrivevano diversi tratti della personalità. Il suo lavoro ha gettato le basi per la futura ricerca sui tratti della personalità. Infatti, negli anni 40 gli psicologi Cattell e Eysenck condussero delle analisi fattoriali su grandi insiemi di dati sulla personalità che portarono poi all'identificazione di molteplici dimensioni della personalità. Tuttavia è solo negli anni 60 che la teoria dei Big Five appare come la conosciamo oggi. All'inizio degli anni 60 lo psicologo Norman identificò in modo indipendente i 5 fattori di personalità. Più o meno nello stesso periodo i ricercatori Costa e McCree stavano conducendo studi simili e alla fine arrivarono ad ampliare il lavoro fatto da Norman. Le ricerche di questi due autori ha comportato l'analisi di grandi set di dati e l'utilizzo di tecniche statistiche sofisticate per identificare le dimensioni fondamentali della personalità. Le scoperte di Costa e McCree furono pubblicate alla fine degli anni 70 e proposero il modello a 5 fattori come un quadro completo per comprendere la personalità. I 5 fattori sono stati identificati come apertura mentale, coscienziosità, estroversione, gradevolezza e nevroticismo. Da allora la teoria dei Big Five ha ottenuto un ampio riconoscimento e accettazione nel campo della psicologia. Numerosi studi hanno fornito prove empiriche a sostegno dell'esistenza e della stabilità dei 5 fattori, sia in diverse culture che in diverse età. È stato scoperto che i tratti dei Big Five hanno implicazioni per vari aspetti del comportamento umano, comprese le relazioni interpersonali, le prestazioni lavorative e la salute mentale. La teoria dei Big Five continua ad essere influente nel campo della psicologia della personalità. I ricercatori hanno perfezionato e ampliato il modello, esplorando anche aspetti secondari e connessi con altri costrutti della psicologia. Questa teoria è stata applicata in varie aree, dalla psicologia clinica alla psicologia del lavoro e anche per studiare quello che è il comportamento dei consumatori. Entriamo ora nel dettaglio di questa teoria andando a vedere quelle che sono le 5 dimensioni nel dettaglio. Partiamo dall'apertura mentale. L'apertura mentale descrive la tendenza di un individuo ad essere aperto e ricettivo alle nuove esperienze. Le persone che ottengono un punteggio elevato al questionario su Big Five in termini di apertura sono spesso fantasiose, curiose e creative.
si divertono a esplorare nuove idee e concetti e non hanno paura di sfidare ciò che è convenzionale. D'altro canto, le persone con un basso punteggio di apertura tendono a essere più tradizionali e conservatrici nel loro modo di pensare. Preferiscono la routine e la stabilità e possono essere restii al cambiamento. Tuttavia è importante notare che non esiste un livello di apertura giusto o sbagliato, ma questo riflette semplicemente l'inclinazione naturale di una persona verso le novità e l'esplorazione. Rispetto agli altri tratti della personalità, l'apertura mentale ha relazioni più modeste con gli aspetti della salute mentale. Nel complesso questo tratto sembra essere in gran parte non correlato ai sintomi dei disturbi mentali. Per quanto riguarda la coscienziosità, questa si riferisce alla tendenza ad essere organizzati, responsabili e affidabili. Le persone che ottengono un punteggio elevato alla coscienziosità sono spesso descritte come laboriose e affidabili, mentre quelle che ottengono un punteggio basso possono essere viste come pigre o disorganizzate. Un esempio di comportamento coscienzioso è il rispetto costante delle scadenze e degli impegni. Un altro esempio è quello di essere attenti ai dettagli e di assicurarsi che i compiti siano completati in modo accurato e completo. Tuttavia è importante notare che l'essere eccessivamente coscienziosi può avere anche degli aspetti negativi, come il perfezionismo e la difficoltà a delegare compiti. L'estroversione invece è caratterizzata da un comportamento estroverso, loquace e deciso. Gli estroversi tendono a cercare le situazioni sociali e amano stare in mezzo alla gente. Sono spesso descritti come l'anima della festa e possono essere molto persuasivi nel loro stile di comunicazione. Gli introversi, al contrario, tendono a essere più riservati e a preferire attività più tranquille. Possono trovare le situazioni sociali stancanti e hanno bisogno di stare un po' di tempo da soli per ricaricarsi. Tuttavia è importante notare che tutti ci troviamo da qualche parte tra l'estroversione e l'introversione e non esiste un modo giusto o sbagliato di essere. Per quanto riguarda la gradevolezza o amicalità, queste riguardano la tendenza di una persona a essere cooperativa e compassionevole verso gli altri. Le persone che ottengono un punteggio elevato nella gradevolezza sono spesso descritte come calorose, gentili ed empatiche. Apprezzano l'armonia sociale e tendono ad evitare conflitti. Tuttavia è importante notare che l'elevata gradevolezza può avere anche degli svantaggi. Le persone troppo gradevoli possono avere difficoltà ad essere decise e a farsi valere, possono essere anche inclini a compiacere le persone e avere difficoltà a stabilire dei limiti. Infine vediamo il nevroticismo. Il nevroticismo si riferisce alla tendenza a provare emozioni negative come ansia, depressione e vulnerabilità. Gli individui con un alto livello di nevroticismo sono più propensi a reagire con forza alle situazioni di stress e hanno più difficoltà a gestirle. Possono anche essere più inclini a sbalzi d'umore e dubitare di sé. Tuttavia è importante notare che un certo livello di nevroticismo è normale e può essere vantaggioso in certe situazioni. Per esempio, le persone con un alto livello di nevroticismo possono essere più coscienziose e orientare ai dettagli nel loro lavoro. Inoltre, essere consapevoli delle proprie tendenze nevrotiche può aiutare la persona a gestire meglio le proprie emozioni e a migliorare il proprio benessere generale. Le persone con un alto indice di nevroticismo sono a rischio per lo sviluppo e l'insorgenza di disturbi mentali comuni, come i disturbi dell'umore, i disturbi d'ansia e il disturbo da uso di sostanze. Bene, ora che abbiamo visto quali sono i 5 fattori, secondo questa teoria, sono curioso di sapere se anche voi vi ritrovate un po' in questi fattori, quali secondo voi sono quelli più predominanti per voi e quelli che invece sono meno presenti. Fatemelo sapere qua sotto nei commenti, sono molto curioso. Vediamo ora come viene applicata questa teoria. La teoria dei Big Five ha molte applicazioni pratiche in vari campi, tra cui la psicologia, l'economia e l'istruzione. In psicologia, ad esempio, la teoria viene utilizzata per comprendere le differenze individuali e prevedere il comportamento. In ambito clinico, infatti, comprendere i tratti della personalità dei pazienti può aiutare i terapeuti a personalizzare gli approcci terapeutici e gli interventi. Ad esempio, gli individui con un alto livello di nevroticismo possono trarre beneficio dalle tecniche di riduzione dello stress, mentre quelli con un basso livello di estroversione potrebbero aver bisogno di supporto per sviluppare abilità sociali ed espandere le proprie reti sociali. In ambito aziendale può essere utilizzata per la selezione di dipendenti, la creazione di team e lo sviluppo della leadership. Nel campo dell'istruzione può aiutare l'insegnante a comprendere gli stili di apprendimento degli studenti e ad adattare l'insegnamento alle loro esigenze. Un'applicazione specifica di questa teoria è la consulenza professionale. Comprendendo i tratti della personalità di una persona, i consulenti possono aiutarla ad individuare le carriere che si allineano con i suoi punti di forza e le sue preferenze. Per esempio, chi ha un punteggio elevato nella apertura può essere adatto a professioni creative come la scrittura o il design, mentre chi ha un punteggio elevato in coscienziosità può eccellere in lavori orientati al dettaglio come la contabilità o la gestione dei progetti. Infine, questa teoria è molto utilizzata anche in ambito di marketing. Infatti, i tratti della personalità svolgono un ruolo nel processo decisionale del consumatore. Gli esperti di marketing e gli inserzionisti spesso considerano le dimensioni di questa teoria per comprendere le preferenze, le motivazioni e le risposte dei consumatori alle varie strategie di marketing. Allineando poi il posizionamento del prodotto e le strategie di comunicazione con diversi profili di personalità, le aziende possono migliorare la loro efficacia di marketing. Pur essendo un modello ampiamente accettato per la comprensione della personalità,
questa teoria non è priva di limiti. Una critica a questa teoria è che può semplificare eccessivamente la complessità della personalità umana. Ad esempio, alcuni ricercatori sostengono che queste 5 dimensioni non colgono appieno le sfumature di tratti come la creatività o l'intelligenza emotiva. Un altro limite a questa teoria è che potrebbe non essere culturalmente universale. Alcuni studi hanno rilevato che le dimensioni della teoria non sono ugualmente rilevanti nelle diverse culture. Per esempio, nelle culture collettiviste, quindi orientali, tratti come la gradevolezza e la coscienziosità possono essere più apprezzate rispetto alle culture individualistiche come quelle occidentali. Inoltre, molti criticano il fatto che questa teoria si concentra prevalentemente sui tratti di personalità stabili, trascurando quelli che sono gli aspetti dinamici e situazionali della personalità. I critici sostengono che la personalità è influenzata da fattori contestuali e che i tratti possono manifestarsi in modo diverso, in situazioni diverse o nel corso della vita. Cari amici, questo video termina qui, spero sia stato di vostro gradimento, mi raccomando, vi aspetto qua sotto nei commenti, sono curioso di sapere cosa ne pensate di questa teoria e se vi ritrovate un po' in quelle che sono le dimensioni proposte da questo modello. Vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdere le prossime uscite, di lasciare un like e ci vediamo al prossimo video. Ciao!